Ti piace l'hamburger? Ci vai pazzo? Pure io ci vado pazzo, mi piace da morire. Però mi sono stancato, soltanto devi mangiarmi quell'hamburger con quella fettina di formaggio, quell'insatina e quel pomodoro. Svegliati! Guarda questi tre hamburger che ti ho fatto. Uno di pollo, l'altro d'abbacchio e l'altro ancora di carne, ma con tutte verdure diverse, con salsette differenti. Quello soprattutto all'italiano non puoi capire come è venuto. Buono! Guarda sto video fino alla fine. Se vuoi far impazzire i tuoi amici, magari ti puoi pure fidanzare e se vuoi far pace con tua moglie. Oggi faccio vedere come si fa un hamburger fatti in casa di quelli proprio che vi fanno impazzire. A parte qua robetta che vi comprate fuori. Quindi ce lo facciamo in casa. Ingredienti: un bel pezzo di ciccia, poi guanciale tagliato sottile sottile, broccolo romanesco, la caciotto turbino, non le sottilette, poi le uova cotte, sode, aglio e poi l'olio extravergine di quello buono. Ma il pane, che pane usi? Sentite, mi sono stufato. Io voglio riusare il pane dei poveri, a rosetta, che ormai non la comprate più, lo so che non la comprate più, adesso fate tutti quanti i fighi, col pane con i semi, semetti, integrale e così. Questo è il pane base, costa poco e tanto buono. Partiamo subito dal broccolo romanesco. Lo andiamo tutte quante a dividere a cime. Adesso lo divido in pezzi più o meno simili, della stessa grandezza, così la cottura è più omogenea. Lo metto a cuocere in acqua in piena ebollizione col sale. Mi raccomando, mettete pure le foglie nell'acqua e dovete fare un hamburger buono e dite guarda che hamburger che faccio, dovete scegliervi il pezzo di carne giusto. E voi mi direte che carne compriamo? Avete presente quando rimane al macellaio il culetto da bistecca e non la può vendere più? Avete visto che c'è l'inizio e alla fine la bistecca. Voi dite al macellaio, senti, il mio si chiama Sandro, la sa, mettete da parte tutti quei culetti, quei ritagli là di carne, pure la cotina del filetto. È normale che poi la carne tritata non costerà 7 euro, 8 euro, 10 euro, ma costerà 15 euro. Però voi mangiate un hamburger che dentro a sta hamburger c'è quasi una bistecca, è un altro paio di maniche, capimo se? La cosa perfetta sarebbe, mo lo dico, il pannicolo, il diaframma, vi viene un hamburger da sogno. Però se volete fare un esperimento per un hamburger di 200 grammi, comprate un pezzo di bistecca bello marezzato e poi vi divertite a fare sto lavoro. Quindi vi comprate mezzo chilo di carne, siete in due? Vi comprate mezzo chilo di carne e poi vi divertite a fare un hamburger in questa maniera. Ma è un passatempo, questo lo dovete fare il venerdì, il giovedì sera e il sabato che ci sta una bella serie su Netflix, su Amazon Prime, quindi la volete vedere, vi mettete là e vi trattate come dei pascià, insomma, state là e vi mangiate un hamburger che sbavate. Guardate qua, eccola qua, ci siamo, bella, perfetto, non è bel colore, yeah. Guarda qua che spettacolo, yeah. Vediamo i broccoli, li voglio morbidi, vabbè, tanto i film da cuoce ammazzati, si rompono bene bene, sono pronti. Quindi subito li togliamo, belli così, guardate che spettacolo, ma il profumo, certo sono fortunato, che fuori al terrazzo non si sente tanto, perché quando cucini dentro a casa è macello, Io metto un foglio di cattaforno, un goccetto d'olio, così, do una bella strofinata, qua, bella, poi con un coppa pasta, questo qua è rigato, però qualsiasi forma, prendete la ciccia, hamburger deve essere hamburger, quei cosette così da netto, lasciamole all'arte, noi se ne facciamo almeno dei duetti, bel pezzo di ciccia, così. Allora, però a me non mi piace che è così piccolo, io voglio un po' più largo, ok? Quindi lo presso, intanto gli do prima la forma, lo presso, bene bene, guarda che pagnottella, spettacolare, e guardate qua che bella hamburger. E adesso incominciamo un attimo a far diventare croccante il guanciale, perché a noi ci piace quel crispy, come dicono gli americani, no? E noi lo facciamo crispy. Mi sono fatto tagliare sottile, sottile, sottile il guanciale. Beccate questa, vai. Ma quanto ci piace sto rumore, sto grassetto che si scioglie, vedi? Questo ragazzi veramente è porno, questa roba è porno. Tiè. Trucchetto, carta assorbente, piatto largo e mettete il guanciale qui, perché così non starà a contatto del suo grasso e non si ammoscerà, noi lo abbiamo bello croccante, quindi lo metto qui su
e qua diventerà bello croccante. Alla grande, via. Guarda che bello, via. La padella di ferro con l'ignorante. Olio ci deve andare. L'aglio quello buono. Pezzetto di peperoncino che fai? Ce lo metti? Padella calda. Schizzi dappertutto, mi raccomando. Tanto pulimo noi, tanto pulimo noi. Ormai cuciniamo, pulimo, famo tutto. Un po' di sale, non esagerate. E mo fateli belli insaporiti. La maionese. Vi faccio vedere queste qua, anche queste sono cotte. Allora, faremo una maionese con i tuorli cotti. Però non cotti proprio, vi faccio vedere, non troppo cotti. Deve essere quasi un uovo alla coque. E quanto l'hai cotti? Ve lo dico subito. L'ho cotti 8 minuti, ma da freddo ho fatto partire il timer, dal momento in cui ho messo le uova dentro l'acqua fredda, l'ho messe sul fuoco e da quel momento ho contato 8 minuti. E vedete che è morbido l'uovo. Adesso faccio vedere pure dentro il tuorlo com'è. Ancora, vedete, è ancora morbido. Vedi quanto è bello morbido, yeah. L'ho fatte raffreddare e questo è il risultato. Poi faccio così da passino con la mano e ci metto un po' di succo, così non facciamo passare i semi. Vedete? Così. Yeah. Metto un po' di sale. Incomincio a mettere l'olio, un olio come questo, delicato, questo qua è un olio liquore di Agostino Sommariva, guarda così, oppure un olio di semi. Non è bella maionese, bella gialla, è spettacolo. Mi viene un pochino di meno rispetto a quella che si fa col tuorlo non cotto, però vi posso dire una cosa, è pazzesca. Che finezza, che eleganza. Basta. Così un po' sbucciacchiatelli. Proprio casarecci, capito? Tiè. Un goccetto d'olio. Così. Tiè. Questa è una bistecca, oh, mamma mia. Tiè. Vedete il calore come è salito. Adesso è una stupidaggine, vado così direttamente, lo giro. Tiè. Lo metto qua anche quest'altro, così vicino, poi metto il formaggio, è per amico nostro, per amichetta nostra, che gli piacciono tanto gli hamburger e vuole andare a mangiare da quelle catene famose, fatelo a casa, fate vedere che siete buoni a fare. Il segreto per far sciogliere il formaggio è questo qua, e per far cuocere anche meglio la carne, coperchietto, queste sono tante cose che venite a sapere, sì. Guarda qua, è spettacolo. Vado con quello più grosso, mamma mia. Tiè. Tiè. Coltello a sega. Sentite? Basta poco. Vediamo un po' se è bravo sto fornaio, Guarda chi è. È voda, bella, come piace a noi. Poi, la maionese. Questa c'ha un difetto, si smonta facilmente, Bella così. Si sente proprio l'olio extravergine, è da paura. Così. Poi i broccoli. Assaggiate questo bagno di sale. Una cosa importante. Assaggiate. Non mi stancherò mai di dirlo. Si assaggia in cucina. Non si mangia in cucina, si assaggia. Credo se cominciate a mangiare alla fine dovete assaggiare. Quindi perché dovete sentire se ci sta il sale giusto, se ci sta il gusto giusto. È come se vi state a comprare una maglietta. Va provate la nostra maglietta, non da comprarla così. È la stessa cosa quando cucinate, è la stessa identica cosa. Hamburger. Così. Qua così. Zac. Buona. Siamo zozzissimi. Sbricioliamo il nostro guanciale, altro che bacon. Guarda che spettacolo. Abbondate, che non si sa quando vai a rimangiare questo hamburger, Guarda che panino, che hamburger che ti ho fatto. La Pozza America, non tornate, questa è roba buona vera. Rifatelo, una bontà. Oggi si fa un panino da capriola, ma all'indietro però, Pizza ripiena di hamburger d'agnello, broccoletti e pecorino. Che vuoi che fa?
Ingredienti: pizza romana, bella fresca, appena uscita dal forno, poi aglio, scamorzina, peperoncino, pecorino romano, la Giovanna, ormai la conoscete, no? Fate capitelli, buona da morire. Poi broccoli siciliani, guarda qua, camera woman, l'olio quello buono di Sommariva, d'Agostino, e poi guardate un po' che coscetta da bacchetto di Sandrino, questo qua è un altro Sandro, un macellaio questo qua, guardate che robetta, è carne chiara, tenera. La prima cosa che facciamo è questa: poliamo sti bei broccoli siciliani, le foglie più grosse le togliamo, queste qua un po' dure, poi che facciamo? Li peliamo un po' così, vedi? Così, tiriamo e tiriamo questo che è un po' più fibroso, no? Quando sono troppo grossi, troppo cicciottelli, qua il gambo, che fate? Per facilitare la cottura, li tagliate così. Così diventa meno spesso e la cottura va meglio all'interno. Qua bolle, bella. Sale grosso, zacchete, e buttiamo qua i broccoli siciliani. Mi raccomando, sempre senza coperchio. Avrete una verdura più colorita, più verde. Abbiamo sta ciccetta, quindi ora dobbiamo fare hamburger. Ce lo tritiamo? No, non si trita questa. Che facciamo? Coltello che taglia bene. Taglio così a listarelle, così. Se avete un coltello che taglia poco, vi do un consiglio: mettete la bacchia in congelatore una volta che l'avete disossato per mezz'oretta, che si indurisca un pochettino, non deve diventare un ghiacciolo, mi raccomando, ma deve diventare solo leggermente un po' più duro, e così dopo si taglia più facilmente. Io adesso da listarelle lo sto facendo a cubetti, ecco qua. Quando l'avete fatto a dadini, andate così a coltello, così date una bella sminuzzata fatta bene. Mettiamo tutta la ciccia qua dentro, ecco, così. Date una bella grattata di pecorino, poi una bella grattata di pepe, col sale andateci piano, poco. E questa qui è la mentuccia, strappata con le mani, do una bella mescolata a tutti questi ingredienti per fare l'hamburger. Poi prendo carta forno, questo, un foglietto, coppa pasta, li conoscete, i tagliapasta, quelli che fa la sfoglia, no? Ecco qui, bello, cicciotto, poi spingo bene, vedete già si è incollato, vedete, non c'è bisogno di metterci nient'altro, né uovo né niente, perché tanti ci mettono il pane, l'uovo, le patate. Infatti se vedete gli hamburger tante volte che comprate già confezionati, c'è di tutto, fiocchi di pane, fiocchi di patate, fiocchi di tutto ci stanno. E questo è uno. Tiro giù, ecco qua, guarda che bello, bello compatto. Sono belli cotti, perché sono un po' spappolati questi qua, quindi cuoceteli bene, scolateli bene dall'acqua, così, poi mettete subito una bella padella con un bel po' d'olio di quello buono, deve essere bello unto, guardate qua l'aglio, aiuto, bello dorato, così. Ecco, questo è il rumore che deve fare, deve fare schizzi. E l'aglio ce lo rimetto dentro, un po' di sale, un po' di peperoncino, che facciamo? Ce lo mettiamo così, bello piccantino, vai, così, vai. Ecco, così, fate bene il sapore di tutto. E fateli risparmio, perché noi non useremo una salsa come fanno normalmente sui panini, noi useremo questa verdura che si è tutta quanta sfatta e farà un po' da cremetta a questo panino, quindi prendete il panino morbido. Tagliamo adesso la provola, bella, prendete quella che ancora è morbida, non troppo secca, poi li tagliate a pezzettini così, famo sta zozzeria. Ma adesso pensate a questo formaggio che si scioglie insieme a sti broccoli. Stavolta ci censurano, ragazzi. Un goccetto d'olio, padella rovente, vuoi sentire? Scaldiamo la pizza adesso per farla ancora più buona. Guardate come faccio, ma la scaldo così. Si prende l'olietto delle verdurine, diventa bella verde. Poi la rigiro così, comincio a mettere qua sto ben di Dio, eccoli qua. E vai, dai, è bello, crosticina, dentro leggermente rosa, ma cuociamolo bene. Ragazzi, è pronto il nostro abbacchetto, vai. Mo facciamo il nostro bel panino, bello godurioso, ragazzi. Poi dopo ci mettiamo la Giovanna, proprio così, come un lenzoletto che lo deve coprire l'hamburger da bacchio. Poi questa appena prende un po' di calore, sai che succede?
tutto un profumo d'affumicato strepitoso. Un'altra fettina di pizza e mo si mangia, raga. Guardate che bella, tutta bella untarella. Questa è la parte migliore. Oggi ci divertiamo veramente, ci facciamo un bel panino, quei panini che lasciate modi, che ti fanno rinascere, ti fanno sta bene. Iniziamo subito con gli ingredienti. E il pane, qua c'è quello ignorante d'Ercolano, poi qua abbiamo il pane con un po' più delicatuccio, capito? Il ban, perché mo si usa così. Poi aceto, burro, cipolle e il peperoncino a casa Maria non manca mai, poi la Giovanna dei Capitelli, poi abbiamo la caciotta d'Urbino, poi i fiori di zucca, 2 olivette da giasche, poi abbiamo sovraccosci e hamburger di pollo, la zucca e l'olio buono, quello d'Agostino Sommariva, quello delle olive da giasche. Una volta pulite le cipolle, incominciate a tagliarle, sottili, sottili, sottili. Burro, un pochetto ci vuole, giallo, paglierino, vedete guardate che roba? Cipolle, senza che fatelo solo al burro, buttatele subito dentro. Un pizzico di sale. Poi aggiungiamo subito la zucca. Quindi oggi abbiamo zucca e fiori di zucca, capito? Tutta cucuzza, tutte cucuzze. A questo punto date una bella mescolata e sfruttiamo l'acqua contenuta nelle cipolle. Così col sale la tiriamo fuori e si cuociono da sole. Non vi ricordate più niente voi, L'aglio, che ci ti fa Max con l'aglio? Eccolo, lo devo aggiungere qua dentro, che gli dà un po' di sprint. Quando vi dimenticate le cose, subito andate nel terrore, tranquilli, sereni, avete il tempo sempre per rimediare. Ad aggiungere si fa sempre in tempo, a togliere, che come fai? Aggiungo l'aglio. Qua abbiamo 2 modi di fare gli hamburger, di farci il panino. Uno, quello più comodo, no? Quello dei comodini, no? Che vanno da macellaio e già hanno l'hamburger di pollo. Qui ho un sovraccoscio e qui ho il coscio intero e più gli hamburger. Non vi state a confondere. Vi voglio dare 2 possibilità di fare 2 panini diversi con gli stessi ingredienti. Se volete fare i sovraccosci vi consiglio di fare questa cosa. Aggiungete un po' di sale, così già li insaporite. Aggiungete un po' di pepe. Così. Io ci metto il timo fresco, poi se volete mettere il rosmarino, salvia, quello che volete voi, fate come vi pare. Lo spicchietto d'aglio, ecco quello taglia a metà, così profuma bene. Un goccetto d'olio, così. E poi dategli una massaggiata, fate penetrare questi profumi dentro la carne. Guardate che colori, vedete? Da solo, non ho aggiunto acqua. Allora si deve un po' anche, come diciamo a Roma, sfragnare la zucca, capito? Ok, disfare in italiano, sfragnare romano. Zucchero, questo è pure intostato, un cucchiaino proprio, guarda, così, vai. Poi un goccino d'aceto, guarda, vino bianco, senza roba esagerata, cose semplici. Lo zucchero andateci piano, Dopo 10 minuti di cottura aggiungete anche il peperoncino. Allora, fate finta che sono passati all'incirca 2 ore, ma vi dirò di più. Se lo mettete a insaporire la sera prima è ancora più buono. Adesso, dopo quindi circa un'oretta, voi lo mettete a cuocere, qua, così. Prima dalla pelle. Metteteci le erbette sopra, l'aglietto sopra, guardate che bello, già è bello così sto pollo. Intanto metto anche a scaldare il pane, questo è un pane che ha 4 giorni, quindi lo scaldo intero e poi lo vado a tagliare come voglio io. Perché ho messo i sovraccosci? I sovraccosci ci vorrà più tempo degli hamburger, quindi quando girerò sovraccosci cuocerò anche gli hamburger. Vediamo un po' se è pronta la zucca, guardate come va. Questo significa sfragnare, ecco qua. Ci aggiungiamo 2 olivette da giasche. Eccole qua. Giratina, spengo il fuoco. Questa è una caciotta giusta. Ci avete presente la caciotta per tutti i giorni? Questa è la caciotta per tutti i giorni. In formaggio semi-stagionato a pasta molle, quindi è perfetta per farlo sciogliere. È fatto con latte e ovino, però non è pungente, forte, è delicato. È un formaggio versatile che lo potete usare sia crudo che a cotto. Ragazzi,
Volete, guardate, vedete piano piano sta salendo la temperatura, guardate. Godo proprio ragazzi, guardate qua che ha fatto, questo sembra il croccante, guarda qua, sembra la porchetta, sembra, la porchetta, abbiamo fatto la porchetta col pollo, questo lo scaldiamo bene bene, così, se il pane è buono, è sempre buono, pure da vecchio, che poi diventava ingrattato, è sempre buono. Anche se comprate gli hamburger, però non vi fate petto di pollo, non fate i sciocchini, perché è tutto asciutto, che ve ne mangiate la stoppa. Invece, le fate fare tutti sovraccosci e cosce, come ho fatto io. Lo ungiamo bene bene, levategli la plastica, mi raccomando, levategli la plastica. E poi guardate, zacchete. Ecco qua. E poi ragazzi, la coscia è più buona del petto, no? Ecco qua. Bello, vedete qua la crosticina dove fargli fa così. Un po' di sale che non ce l'abbiamo messo, fiori di zucca qua, che escono pure un po' fuori, così, così, guardate, tira fuori niente di acqua, la caciotta d'urbino, la stessa cosa facciamo su questo qua, io ci lascio pure l'aglio a questo, non ne frega niente, vai. Chi non mangia l'aglio non è dei nostri. Poi tolgo il pane che è bello caldo e adesso ragazzi chiudiamo, 3 minuti proprio. Diamo appena scaldata, solo dalla parte interna, per fare una cosa proprio da zozzi. Eccola qua, la faccio vedere, però tenetelo per voi, non lo dite a nessuno. Ecco qua. E questo è spento, sta griglia, quindi si riscalderà lentamente e il burro andrà proprio dentro a insaporirlo bene. Poi quando si è sciolto lo giriamo e così diventa proprio fragrante, burroso. È un pane un po' da ruffianello, dai. Senti un po', l'ho proprio riattivato questo. Poi facciamo come i napoletani, questo è un cucuzziello, visto che fanno loro, che il culetto del pane lo franciscono tutto. Bruciala pure. Fuma, guarda qua, guarda come fuma. Lo devo svuotare bene. Faccio così, lo taglio, va. Non ce la faccio a svuotarlo. Così. Saporito, buono. Questo è uno. Questo è due. Guardate qua. Uno, due, poi il pollo, eccolo qua. Scaloppiamo così. Scaloppare è questo taglio, diciamo, obliquo. Guardate come è cotto sto pollo. E vedete qua, umido, non è rinseccolito, ok? È umido. Sto mettendo la zucca col cipollotto e peperoncino e olive. Che è così. Con tutte le erbette, con tutto l'aglio. Mangiate tutto, che fa tutto bene. Poi fiori di zucca, già puliti, già lavati, non vi state a preoccupare. Così. Poi, che fai l'olio non ce lo metti? Questo è quello cafoncello, no? Per maschietti. Poi, il secondo, quello un po' più delicato. Credo che quel giorno che volete fare un po' più gli eleganti, no? L'hamburger, eccolo qua. Dato che sono piccoli questi hamburger, io ci metto un'altra metà. Guardate dentro com'è. Che fai? Ne metti uno e mezzo, no? Così. Tiè. Eccolo qua, la Giovanna, una bella fetta. Questa con il cibo caldo è perfetta perché si riscalda, si saltano i profumi, i sapori. Un altro pezzetto, non si stiamo a far guardare. E questo è quello più delicato. Dicevo pure qua, Giovanna, tiè. Vai e vai. Ragazzi, che vi devo dire? Un assaggio. Ragazzi, mi si girano gli occhi. Quando i prodotti sono buoni e di qualità, non ci vuole niente a cucinare. Date retta a me. La salute è la nostra.